A meno che non siete stati in vacanza sulla Luna o intrappolati nella realtà alternativa di Wanda Maximoff, vi sarete accorti che Spider-Man è tornato. E con lui un sacco di domande. Accessing multiverse. Il teaser di neanche 10 secondi ha fatto letteralmente esplodere internet. Tom Holland, sotto delle luci soffuse, ci ha presentato il nuovo costume tra ragnatele leggermente in rilievo e uno Spider logo gigante stampato sul petto. Un ritorno alle origini, potremmo dire, mescolando il concept design dello Spider-Man di Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield. Ma appena spunta la luce del sole scozzese, ecco che le cose si complicano. Sì, perché dalle immagini trapelate sul set di Glasgow, il costume, sembra più un cosplay da AliExpress che una tuta cinematografica. Sarà la luce, sarà l'angolazione, sarà quel che volete, ma il risultato è chiaro. Peter sembra aver ordinato la sua Zentai Suite con il bonus cultura. E la qualità, è quella che ti aspetteresti da un pacco che ci mette 3 settimane ad arrivare. Esattamente come la t-shirt che indosso oggi. I fan si dividono. C'è chi difende la scelta artigianale collegandosi al finale di No Way Home e chi invece grida ovviamente alla delusione. Ma il vero mistero non è il tessuto, è il titolo del film. Brand New Day, infatti, è il nome di una saga a fumetti molto famosa, ma anche una delle più criticate. Tutto parte da One More Day nel 2007. Una storia dove la zia May viene colpita da un proiettile destinato a Peter, il quale aveva già rivelato la sua identità segreta dopo gli eventi di Civil War. Peter, totalmente disperato, fa un patto con Mephisto. In cambio della salvezza di sua zia, cancella dalla realtà il suo matrimonio con MJ. E voilà, nessuno sa più chi è Spider-Man, mandando così anche in vacca anni e anni di evoluzione narrativa del personaggio. Peter e MJ infatti erano cresciuti insieme, erano maturati e boom, tutto cancellato. In un colpo si torna al classico Peter, solo sfigato e pieno di bollette da pagare. E poi c'è anche il secondo grande difetto di questa saga, ovvero l'esclusivo reset della linea narrativa di Spider-Man, mantenendo il resto dell'universo Marvel praticamente intatto e immutato. Un reboot a metà quindi che ha causato buchi logici, paradossi temporali e anche una fanbase spaccata a metà. La saga successiva invece, Brand New Day, mostra un Peter Parker solitario, senza MJ, senza soldi, con nuovi nemici ed anche il ritorno di Harry Osborn. Ed è proprio lì che oggi ci ritroviamo anche nell'MCU. Nel film di No Way Home il reset non arriva però dal patto col diavolo, ma da un incantesimo sbagliato da parte di Doctor Strange. Peter infatti chiede allo stregone supremo di far dimenticare al mondo la sua vera identità, ma come abbiamo visto tutti le cose non sono andate come previsto. Il multiverso infatti impazzisce, arrivano nemici di altre dimensioni e anche altri Spider-Man. Strange, per mettere una toppa su tutto il casino che ha combinato, lancia un ultimo incantesimo finale, cercando di rimediare, ma il risultato? Nessuno conosce più Peter. E MJ non sa chi sia e lui ricomincia totalmente da zero, con un costume cucito a mano e la realtà riscritta. Come? Vi ricorda qualcosa? Sì, proprio così. Brand New Day, solo con un cappotto da stregone anziché uno infernale. Ora però arriviamo al punto dolente di tutta questa situazione. Mephisto è arrivato anche nell'MCU. Marvel infatti lo ha ufficialmente introdotto nella serie di Ironheart. Quindi eccolo qui il diavolo, ma c'è un problema. Ironheart si svolge dopo No Way Home, quindi se davvero Mephisto ha influenzato qualcosa, o lo ha fatto nell'ombra oppure Marvel dovrà riportare a galla il discorso, perché sennò ci saranno tante incongruenze. Alcuni fan sostengono che l'incantesimo di Strange fosse già stato manipolato all'epoca, o che comunque Mephisto ci fosse già stato nel film ma non fosse stato mostrato o comunque non ci sia stato detto. Secondo me e anche secondo altri si tratta semplicemente di una coincidenza, ma lasciamo un attimo le teorie da parte, parliamo del film vero e proprio. Spider-Man Brand New Day è attualmente in fase di riprese a Glasgow, che fa finta di essere New York. La città è piena di stunt spettacolari, un carro armato in centro città, inseguimenti, acrobazie con cavi e stuntman ovunque. Il cast è davvero interessante.
Ovviamente Tom Holland torna nei panni di Peter, Zendaya è stata avvistata sul set, quindi molto probabilmente anche MJ sarà ancora coinvolta. John Bertol ritornerà nel suo ruolo di Punisher, così come Charlie Cox in quello di Daredevil e probabilmente Mark Ruffalo in quello di Hulk. Inoltre Jacob Batalon sembrerebbe confermato nel ruolo di Ned, mentre altri due nomi spiccano all'interno del cast, ovvero Sadie Sink, della quale non si hanno notizie ufficiali sul suo ruolo all'interno della pellicola. Molti rumors credono che potrebbe interpretare Gwen Stacy, altri Spider-Girl, e una minoranza crede che potrebbe essere Jean Grey. Quest'ultimo però la trovo un po' meno plausibile, soprattutto dato l'approccio low cost verso i mutanti che ha avuto l'MCU nell'ultimo periodo, ma dettagli. Inoltre il nome di Lisa Kalon Zayas ha fatto la sua comparsa all'interno del cast e anche qui non si hanno notizie ufficiali sul ruolo all'interno della pellicola, anche se molti fan pensano che possa interpretare Rio Morales, ovvero la madre di Miles Morales, ma anche lì niente notizie ufficiali. Per ultimo invece, ma non meno importante, dopo ben 8 anni dalla scena post-credit di Homecoming, finalmente Michael Mando sembrerebbe essere tornato nei panni dello Scorpione. La data di uscita? Beh, il 31 luglio 2026. Il film quindi ha un anno intero tra riprese e post-produzione, che va bene, ma visti i precedenti con la Marvel, tra effetti visivi abbastanza affrettati per non dire una merda, teaser ingannevoli, qualche dubbio sorge, in particolar modo dopo l'ultimo film di Captain America. Quell'Hulk rosso ancora non mi va giù e i fondali fatti con Photoshop non mi vanno. La grande domanda comunque rimane: perché chiamare questo film Brand New Day? È un tributo ai fumetti? È un messaggio per i fan più attenti? Un segnale che Mephisto ha davvero agito dietro le quinte? O si tratta di semplice operazione nostalgia? O forse Marvel ci sta preparando per un grande colpo di scena in Secret Wars? Non si sa ancora nulla, quindi dovremo aspettare altri teaser, trailer e notizie ufficiali per poter continuare a fare teorie e sproloquiare sul soggetto. Ragazzi, per oggi lo sproloquio è finito. Lasciate un like, iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici. E soprattutto non scordate di commentare in basso se secondo voi è stato effettivamente Strange o c'era forse lo zampino di Mephisto. Intanto, nel dubbio, ordino un nuovo costume su AliExpress e si sa mai che pure a me dovessero cancellare la memoria. Ciao!